che fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile nel visibile. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Questo video uscirà con un leggero ritardo perché sono in un periodo un po' tosto, devo stare dietro a tante cose, ma dicono che meglio tardi che mai, quindi vuol dire che va bene lo stesso, eh. Ho scelto anche un titolo un po' particolare. È intorno a casa tua? Vediamo, con i tarocchi cosa c'è o ci sarà intorno a casa tua. Sai che è un interattivo, come tale va considerato, se non risuona semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo il campanello thailandese che rappresenta la buona suerte, che significa fortuna. Per la variante numero 2 la candela bianca che rappresenta la protezione e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'angelo che simboleggia i desideri. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci e subito dopo la sigla voglio parlarti di qualcosa che è intorno a casa tua. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Campanello, suerte, per te. Vediamo questo qualcosa che è intorno a casa tua. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta con gli arcani maggiori, un sì o no. Adesso vediamo chi sei tu, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il campanello. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il campanello? Campanello, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Campanello, in questo momento i tuoi numeri spirituali sono il 4 e il 140. Vai a cercare questi numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Numero 4 e 140. Dovresti cominciare ad eliminare un po' i pensieri negativi. È possibile che in questo momento tu stia facendo dei pensieri negativi rispetto a una situazione che ti sta particolarmente a cuore, che riguarda un qualcosa a cui tieni proprio tanto e speri in un successo in questa cosa. Quindi se vuoi avere successo devi eliminare, guarda c'è scritto qua, successo, devi eliminare questi pensieri negativi. Ricordati il 4 e il 140. Alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato sono la lettera C, G, ho tante lettere C qui, B, M, V e tante lettere C. Penso che tu sia un qualcuno che potrebbe essersi sentito sotto certi aspetti o in una particolare situazione un po' in tensione, ti vedo, Ti è stata fatta una proposta o un qualcuno ti ha proposto, può essere un lavoro, un qualcosa, un 4 di spade qua e ti dice: "Fermati, tranquillizzati, non c'è nulla che scappa, il cavaliere di coppe ce l'abbiamo", sta ad indicare un qualcosa che ti si è presentato di particolarmente, se vogliamo seducente anche, quindi come se tu non potessi fare a meno di accogliere questa proposta, può essere nei sentimenti, può essere nel lavoro o in qualsiasi altra cosa in questo momento, nella tua vita. Ti vedo una persona che in questo momento potrebbe aver raggiunto una buona stabilità e ce la vedo tanto nel lavoro. Sei un qualcuno che vedi, me lo riconfermano. Una situazione che ti si è presentata di recente e sei un po' indeciso, hai paura di rischiare in questo caso, e qua le carte ti dicono: non aver paura, prenditi il tempo necessario, forse ho paura di sbagliare o di fare il passo più lungo della gamba, no. Dicono che se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto,
abbiamo la possibilità di andare a sperimentare un qualcosa di nuovo. Potrebbe anche essere nei sentimenti, la conoscenza di una nuova persona, quindi se accettare o meno di iniziare questa frequentazione, oppure una qualsiasi altra cosa. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto, ricordatelo. E ti vedo anche incuriosito rispetto a questo, molto curioso. Campanello, sei un qualcuno che fa un lavoro collegato, probabilmente tu insegni un qualcosa, sei un insegnante, sei un comunicatore, hai delle responsabilità nei confronti delle persone e ti riesce anche molto bene. Anzi, quello che ti dicevo prima, questa soddisfazione, questa, chiamiamola tranquillità o certezza, io penso che possa far riferimento al tuo lavoro, perché ti vedo un ottimo comunicatore, un qualcuno, sempre una persona molto onesta, sempre alla ricerca della verità, e nonché una persona onesta, una persona che ha una visione della vita un po' diversa dagli altri, nel senso che ciò che vedi tu è sempre un po', sei sempre un po' più avanti, come se avessi una sorta di sesto senso nelle cose, mi fanno vedere questo. E una persona anche molto indipendente, sia nel modo di pensare, l'avevo appena detto prima, ma anche in quello che sono proprio le cose della vita, indipendente, te la cavi da solo e sei un ottimo o un'ottima comunicatrice, Campanello. Mi fanno vedere questo di te. E sai cosa ti dico anche? Vestiti di colore rosso, perché con questo colore puoi attrarre molto di più. Le carte dicono questo. E adesso vado a dirti cosa c'è intorno a casa tua. Vediamo con questo mazzo cosa c'è intorno a casa del campanello. Vediamo cosa ti dicono. Campanello, intorno a casa tua io vedo che c'è una situazione o un qualcuno, anche dentro casa volendo, che ti limita un po', nel senso che potrebbe anche essere che devi andare a fare determinate cose che riguardano proprio la tua casa e ti senti limitato, sai che devi andare in un certo senso in contrasto con le idee e i pensieri di un qualcun altro, nel senso avere l'approvazione, avere il suo benestare, e questa cosa in un certo senso ti frena, non ti lascia essere completamente libero di interagire rispetto a questa situazione che può riguardare proprio la tua casa. Differentemente potrebbe comunque riguardare una persona, probabilmente ce la vedo tanto di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, potrebbe essere, non per tutti, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, dove necessariamente dovrai intervenire tu personalmente per riuscire a far cambiare una determinata idea. Quindi è intorno a casa tua questa persona verso la quale dovrai necessariamente intervenire o comunque fare un qualcosa per far cambiare idea rispetto ad un qualcosa che desideri tu e lui vuole che tu lo faccia a suo modo. Non so se hai mai capita, scusa il giro di parole, mi fanno vedere una cosa di questo tipo. Quindi è intorno a casa tua. Questa persona può essere un uomo o una donna, in questo caso abbiamo sia il re di bastoni che la regina di bastoni, e ci si deve parlare, si deve chiarire, devi proprio fare tu un qualcosa
e anche con un buon successo per fargli cambiare idea, sostanzialmente. Questo mi fanno vedere intorno a casa tua. Fuori, ma anche dentro probabilmente, con questo re e regina di bastoni. Potrebbe anche essere una situazione dove devi partecipare ad un qualcosa e devi convincere qualcuno a seguirti, a venire con te o partecipare con te a questo qualcosa, o qualcosa che vuoi organizzare, che vuoi fare con questo 3 di coppe. Alla fine ce la facciamo, abbiamo una stella e un fante di bastoni, vuol dire che si riesce a ottenere, diciamo, il benestare di questo qualcuno che magari inizialmente non era della tua stessa idea. E questo mi fanno vedere per te, cosa c'è intorno a casa tua. E se riguarda proprio la tua casa, è un qualcosa che tu devi andare a sbloccare, un'autorizzazione, un permesso, una qualsiasi cosa che devi riuscire ad ottenere per andare a portare o fare delle migliorie che riguardano proprio la tua casa, una concessione, mettila come vuoi, però alla fine ce la facciamo, ci si riesce. Con questo mago bisogna un po', ecco, riuscire a parlare nella maniera giusta, a mettere in atto delle azioni giuste, ecco, per riuscire a convincere o far sì che chi ti sta un po' ostacolando diventi della tua stessa idea. Questo campanello mi fanno vedere per te, che è intorno a casa tua. Sai, dicono che un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, lo diceva Nelson Mandela. Qua non ti arrendere. Se stai sognando di fare una qualsiasi cosa, sognando, vuoi farla. Qui non si tratta di sognare, qui si tratta di volerla proprio fare. Ho parlato di sogni perché c'era questa stella, insomma. Però ricordati quello che ti ho detto. Con questo mago devi riuscire, e ce la farai, a far cambiare idea o comunque fare in modo che questa persona, forse di un segno di fuoco, diventi della tua stessa idea, acconsentendo a ciò che vuoi andare a fare tu, accompagnandoti anche magari in questo posto, in questa festa, dove vuoi andare, insomma. Ce la facciamo. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Vediamo cosa mi dicono per te. Per il campanello. Vediamo per il campanello. Il sole, la torre e la temperanza. Dunque qua ti stanno dicendo che rispetto alla domanda che hai fatto c'è un qualcosa che non è come sembra. Mi viene anche da dirti questa frase che senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile. E qui io ci vedo una deviazione dalla norma rispetto a questa domanda che tu hai fatto e che richiede poi un periodo di pazienza, nel senso prenditi comunque del tempo, ma devi modificare il tuo modo di pensare o comunque riuscire a vedere oltre un qualcosa che probabilmente adesso, forse per via dell'impazienza, sei impaziente magari di fare. Qui le carte ti dicono vai tranquillo, prenditi del tempo, perché probabilmente, come ti ho detto, senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile e qui devi deviare un pochino rispetto al tuo modo di pensare per questa domanda che hai fatto. E quindi la risposta è un ni, vado a mettere giù altre carte. Vediamo cosa ti dicono. Ruota, giudizio e papessa. Ti dico sì, con il discorso che ti ho fatto prima, devi prenderti del tempo perché potrebbe esserci, se parti deciso senza riflettere troppo,
qualche, chiamiamolo piccolo incidente di percorso, perché c'è un qualcosa che non stai valutando. Valuta bene e poi diventa un sì. E questo era per te, campanello. Ti dico, adelante. Candela bianca, suerte, per te. Vediamo qualcosa che è intorno a casa tua. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta con gli arcani maggiori, un sì o no. Adesso vediamo chi sei tu, candela bianca. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la candela bianca. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la candela bianca? Candela bianca, sei di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 55 e il 47. Valli a cercare su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. E qui ti dicono che è necessario per te focalizzare il pensiero sull'azione, e cioè su quello che vuoi fare o hai intenzione di voler portare avanti in questo momento. Infatti dona forza per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi focalizza il pensiero e ricordati questi due numeri 55 e 47. Vai a cercare il significato. Mi dicono di te che sei una persona molto tenace, se vogliamo, sei un qualcuno che non si arrende alla prima difficoltà, anzi è come se quando c'è un qualcosa che ti ferma o che comunque non ti dà la possibilità tu fossi ancora più motivato nel voler fare una determinata cosa. Quindi ti vedo una persona molto tenace, un qualcuno che ha, proprio come diceva questa carta iniziale, focalizza il pensiero sull'azione ed è molto positivo per te. Un'altra cosa che mi fanno vedere, ti ho parlato di determinazione perché qua ho un asso di spade, è che è come se in questo momento tu fossi un po' alla ricerca di un equilibrio rispetto ad una persona, o potrebbe anche essere nel tuo lavoro, perché stai attendendo un cambiamento o sai che questo cambiamento ci sarà e quindi ti stai un po' già preparando per questo cambiamento. Può essere nei confronti di una persona, può essere anche nel tuo lavoro. C'è un qualcosa verso il quale tu ti stai già predisponendo, come se sapessi o avessi avuto l'intuizione che presto o tardi questo qualcosa si presenterà proprio come l'hai immaginato tu. Mi fanno vedere questo. E sei un qualcuno che con questa carta del giudizio particolarmente in connessione con quello che potrebbe anche essere una persona, sei molto connesso con un qualcuno o comunque ti vedo allineato o stai cercando di farlo con quello che è il tuo sentire, la tua anima, le tue esigenze, i tuoi bisogni. Se non è ancora adesso, ci stai provando e ci riesci. Potrebbe anche essere una persona, quindi molto connesso con un qualcuno, magari di un segno di terra oppure di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, un toro capricorno vergine. Qui ci vede una connessione particolare. E adesso vado a dirti questo qualcosa che è intorno a casa tua. Utilizziamo questo mazzo. Vediamo cosa c'è intorno a casa della candela bianca. Cosa c'è intorno a casa tua? Innanzitutto qui, più che intorno a casa tua, lo vedo intorno a te, una comunicazione.
che ti arriverà o ti è già arrivata di recente. Qua si parla di comunicazioni, oppure proprio un qualcuno intorno a casa tua che ti comunicherà un qualcosa di molto piacevole per te, perché lo vedo di qua, anzi un qualcosa che fondamentalmente, come ti ho detto prima, probabilmente tu stai già aspettando, oppure può essere anche un invito. Mi viene anche in mente questa frase che dice: il vero amore non aspetta di essere invitato, perché si offre per primo. E qua c'è un'offerta, un invito, un qualcosa che ti verrà fatto, io lo vedo via messaggio, via comunicazione, e di un qualcuno che è intorno a te. Ci vedo tanto i sentimenti con queste carte, quindi il vero amore non aspetta di essere invitato, ricordatelo, ma si offre per primo, e qui c'è un qualcuno che si offre per primo ad invitarti per un qualcosa. Potrebbe, in questo caso, nascondere i reali sentimenti, perché lo vedo di qua, è comunque un qualcuno molto interessato a te. Qui ci sono dei sentimenti, c'è un voler bene, c'è un amore, c'è proprio un affetto grande, di un qualcuno intorno a te, o fuori casa o dentro, insomma, vedi tu, dove sarà, che, grazie ad un messaggio, una comunicazione, quello che è, ci vedo un invito, per un qualcosa di molto, molto piacevole per te. Forse già te lo aspetti, e qua ci vedo i sentimenti. Quello che ti ho detto, ricordati la frase. Qui ci vedo un vero amore, un qualcuno che ha, dei gran bei sentimenti per te, e tramite un messaggio, una comunicazione, un qualcosa, ti invita, anche volendo andare da qualche parte o fare un qualcosa, ma aggiungo, vedendo queste 2 carte, è possibile che, non manifesti subito o completamente, quello che è questo sentimento grande che ha, ma comunque vada poi nel tempo a farlo. E questo è quello che c'è intorno a casa tua, in particolare intorno a te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono per la candela bianca. Per la candela bianca. Gli innamorati, l'appeso e diavolo. Qua la risposta potrebbe essere un no, anzi vedo un no, nel senso che se hai fatto una domanda che riguarda il voler fare una determinata cosa o meno, la risposta è un no. Ma se parliamo invece di sentimenti, è chiesto magari per una certa persona, qua stanno ad indicare un qualcuno che ha una forte attrazione, una forte passione nei tuoi confronti, che potrebbe essere magari ostacolata o limitata da un qualcuno. E questo è un po' quello che gli arcani maggiori hanno voluto dire per te. Vediamo. Vedi, abbiamo un imperatore qua e si sta proprio parlando di un qualcuno. Attrazione, passione, ma anche limitata per via di un'altra persona o un qualcosa che ostacola. Differentemente, se devi fare una scelta, scegli per la cosa più sicura. E questo era per te. Candelina bianca, ti dico adelante. Angelo, suerte per te. Vediamo cosa c'è intorno a casa tua. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta con gli arcani maggiori, un sì o no. E adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è l'angelo. Mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è l'angelo. Angelo, sei di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine. Qui ho tanta energia dei segni di terra, ma potresti anche essere
di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 23 e il 75. Vai a cercare su Google il significato, perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio per te. Numeri 23 e 75, e qua ti dicono che devi condividere la fiamma, condividere un qualcosa che potrebbe essere molto positivo per te e per gli altri. Condividere la luce e la sapienza, ci aggiungo, vedi questa frase sotto. Quindi, Angelo, condividi. Tu sei una persona, ti vedo in questo momento molto sicura di te, un qualcuno che ha raggiunto delle certezze nella vita, grazie anche a questo carattere che tu hai, molto sicuro, molto hai anche, probabilmente ti sono state date delle possibilità, hai raggiunto una certa stabilità con questa regina di denari, sei con questo imperatore un carattere molto deciso che ti porta a raggiungere quello che possono essere i tuoi obiettivi, ma sei anche un punto di riferimento per tante persone. Per quello che ci è uscita questa carta di condividere la fiamma, fa proprio riferimento a te, condividere quello che è la tua luce e la tua sapienza, dicono. Tu potresti essere in coppia con un qualcuno e avere con questa persona dei progetti comuni. Cosa significa? Che volete portare avanti un determinato progetto, un determinato discorso, e c'è la volontà da entrambe le parti, ecco, di riuscire ad arrivare insieme a questo qualcosa. Mi fanno vedere proprio una cosa di questo tipo. C'è la volontà, guarda, l'avevo appena detto, comune di prodigarsi o di portare avanti, potrebbe anche essere una convivenza, un matrimonio, o comunque io non ti vedo solo, Angelo. Sei in coppia con un qualcuno. Qua si sta in un certo senso aspettando che si configuri, a mio avviso, una determinata occasione che vi possa condurre entrambi a quello che desiderate nella vostra vita. Mi fanno vedere questo. Se non parliamo invece di sentimenti, è la stessa cosa. Con questa ruota si sta aspettando proprio quel momento dove si va a palesare una situazione proficua, se vogliamo, oppure valida, perché pare che in questo momento ci sia una sorta di fermo, o un'impossibilità di fare. Mi fanno vedere questo. Se non sono sentimenti, vale la stessa cosa. Poi, vedendo l'insieme di queste carte, mi viene anche da dirti che fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile nel visibile. Questo mi pare lo dicesse Anthony Robbins, e vale proprio per te e con questa persona, come se ci fosse un obiettivo comune e lì si deve arrivare, nonostante le difficoltà. Oppure, se è una situazione allo stesso modo che non riguarda i sentimenti, lì si deve arrivare, nonostante magari qualche ostacolo piccolo, con questo appeso finale. E questo è un po' quello che mi hanno detto di te. Alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato sono la lettera T, la N, lettera S. Qui ho tante lettere T, P, E, R e lettera F. Mi dicono che potresti considerare di vestirti di colore arancione qua, verde o arancione, sono un po' indecisa, perché con questi due colori potresti attrarre molto di più. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti dico questo qualcosa intorno a casa tua.
per l'angelo, vediamo, che cos'è. Allora, questo qualcosa intorno a casa tua è un qualcosa che tu non stai minimamente considerando o non lo stai vedendo, oppure avevi proprio abbandonato l'idea della serie, pensavi di non poterlo più fare o comunque che non si creasse più la condizione di farlo. E qua mi indicano con un motto di denari che tra non molto o già adesso è come se tu iniziassi o decidessi di voler fare quella determinata cosa. Può essere un miglioramento, un abbellimento, un cambiamento importante di quello che è proprio, che riguarda questa casa che tu hai, questo posto dove abiti, oppure loro ci stanno dicendo cos'è intorno a casa tua. Qui mi parlano di una persona assolutamente insospettabile, che proprio tu non pensi che sia, se vogliamo, e che tra non molto, io vedo, prenderà un'iniziativa nei tuoi confronti, nel chiederti un favore, però io con queste carte, con un 7 di spade, in questo caso consiglierei di fare attenzione a quello che ti viene chiesto. Quindi o è qualcuno che sta intorno a casa tua e che vuole chiederti un favore nell'andare ad aiutarlo per un qualcosa, sei di denari, mi fa pensare quello, incluso anche l'8 qua. Però se parliamo di una persona che si presenta in questo modo, assolutamente insospettabile, assolutamente che tu proprio non ti aspetti, fare attenzione perché potrebbe nascondere, diciamo, delle intenzioni non proprio positive, una sorta di approfittare di quello che può essere la tua benevolenza. Mi fanno vedere qua. Qui inizialmente si parlava di condividere, di condivisione, però in questo caso le carte con un 7 di spade indicano occhio con chi condividiamo le cose. Differentemente, se riguarda la tua casa, inizierai a fare un lavoro, una miglioria che da tempo avevi proprio abbandonato quest'idea, dove da tempo avevi abbandonato quest'idea, e pare sia utile che tu lo faccia. Non penso si tratti di un cambio di casa, ma un qualcosa che riguarda proprio l'ambiente di casa tua, perché mi fanno vedere questo, e questo era per l'angelo. Cosa c'è intorno a casa tua? Una persona un po' probabilmente approfittatrice, valuta bene a chi dai e cosa dai, oppure riguarda la tua casa, e in questo caso allora conviene fare ciò che avevi proprio avevi dimenticato di dover fare. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono per l'angelo. Il mago, l'imperatore e la giustizia. Ma qui la risposta è un sì, e ti dicono che devi assolutamente iniziare, oppure un qualcuno farà un'azione nei tuoi confronti che andrà a riportare una sorta di equilibrio, oppure a riequilibrare una situazione. Quindi è un sì, qui in assoluto, proprio a seguito di un'azione, a seguito
e di un qualcosa che qualcuno farà per te o tu stesso o tu stessa andrai a fare nei confronti di qualcuno e si riporta un equilibrio, si riporta una stabilità in questa situazione rispetto alla domanda che tu hai fatto. È un sì, Angelo. E ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento di settimana e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!